Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. In questo video parleremo di impasti, ma prima di cominciare iscrivetevi al mio canale e cliccate sulla campana per sapere tutte le volte che carico un video nuovo. Nei video precedenti ho affrontato una serie di idratazioni medio-alte, ma mai prima d'ora ho provato un'idratazione al 55%. Cosa succederà? L'impasto rimarrà elastico? E soprattutto, la pizza sarà ancora buona e morbida? Scopriamolo insieme. La ricetta è basata su una lievitazione e maturazione per 24 ore a 23 gradi centigradi, quindi niente frigo. Con le dosi di questa ricetta verranno fuori 5 panetti da 260 grammi. Ho usato in totale 815 grammi di farina, di cui 244 di farina con 13 grammi di proteine e i restanti 571 grammi di farina 12 grammi di proteine, quindi una farina mediamente forte, quindi farina molto forte e farina di forza normale, per un totale di 815 grammi di farina. Per quanto riguarda invece il lievito, ho utilizzato 0,37 di lievito fresco, o 37 grammi di lievito madre che misura 100 volte il lievito fresco, o 0,12 di lievito secco che invece misura 1/3 del lievito fresco. Per quanto riguarda l'acqua invece ho utilizzato quella del rubinetto a 21 gradi centigradi per un totale di 450 grammi. Olio circa 14 grammi, nel mio caso ho utilizzato olio di semi di soia ma potete utilizzare anche quello d'oliva, e infine sale 22 grammi. Comincio dalla farina molto forte e ne aggiungo il 30% sul totale, per poi finire con il 70% di farina, quella con 12 grammi di proteine. Peso l'acqua e naturalmente misuro la temperatura, 21 gradi. Qui poi aggiungo il lievito, nel mio caso lievito madre, sapete che lo preferisco. Dopodiché comincio a mescolarlo usando il solito cucchiaio da insalata. Ricordate che per ottenere risultati migliori conviene mescolare le due tipologie di farine e dividerla in due per avere un chiaro punto di riferimento durante i diversi passi che vi mostrerò. Comincio quindi con l'aggiungere solo 3 cucchiai di farina per poi cominciare a mescolare con il cucchiaio da insalata. Bisogna mescolare facendo attenzione che tutta la farina sia ben assorbita e che non rimanga grumi. Questo trucco è molto importante. Eliminando ora i grumi vi garantisco al 100% che non ne troverete più successivamente quando aggiungerete il resto della farina. Mescolate come fareste con delle uova da frittata per ottenere risultati migliori e immediati. Una volta assorbita potrete cominciare ad aggiungere anche il resto della farina della metà di destra della scodella. Se possibile aggiungete la farina mentre mescolate e man mano che aggiungete assicuratevi di ottenere un effetto a pioggia per ossigenarla. Ancora qualche cucchiaio e la metà della scodella è ora nel composto. Continuate a mescolare energicamente per qualche minuto, fate sempre finta di sbattere delle uova. Una volta raggiunta la consistenza cremosa da pastella, potete aggiungere quindi il sale. Continuate quindi a mescolare ancora per un paio di minuti, dopodiché potete aggiungere il resto della farina. Occhio a non mescolarla come avete fatto prima. Dovete riempire la superficie dell'impasto con la farina che useremo per assorbire gradualmente l'idratazione. Utilizzate il cucchiaio per spingere la farina in superficie all'interno del composto, in modo tale che non rimanga più farina secca visibile. Una volta che il composto avrà raggiunto una consistenza quasi tra il cremoso e il solido, potete aggiungere l'olio e ricominciare a mescolare per far sì che i grassi siano ben distribuiti nell'impasto. A questo punto aggiungete ancora farina fino a coprire la superficie e ripetete quanto già fatto prima. Usate il cucchiaio per spingere la farina secca all'interno dell'impasto per ridurne l'idratazione. Notate che comincio sempre dai bordi. A questo punto l'impasto assume più consistenza e diventa anche più duro da gestire e da mescolare. E questo è perfettamente normale. Continuate a premere la farina secca all'interno dell'impasto per facilitarne l'assorbimento e mentre lo fate assicuratevi di utilizzare l'impasto a mo' di scarpetta per recuperare la farina lungo i bordi della ciotola. A questo punto, dato che l'impasto è abbastanza compatto ma non uniforme, è arrivata l'ora di versarlo sul tavolo da lavoro per assicurarci di continuare a mano e incorporare la farina rimanente. A questo punto faccio delle pieghe assicurandomi di recuperare la farina sul tavolo incorporandola. Al tatto l'impasto è duro rispetto alle idratazioni che vi ho già mostrato, ma non debordete, vi assicuro che verrà una pizza spettacolare! Rispetto al solito, data la bassa idratazione, sembra quasi che la farina sul tavolo non finisca mai.
Verso quasi tutta la farina rimasta nella ciotola, data che al tatto l'impasto mi sembra già troppo compatto per i miei gusti, e proseguo quindi ad impastare. Vi assicuro che è davvero strano passare da alta idratazione a questa qui, perché si passa dal problema di evitare che l'impasto si attacchi ovunque a quello di un impasto troppo duro. È arrivata quindi l'ora di usare le mani per aiutare la formazione della maglia glutinica. Applico un movimento quasi meccanico in cui schiaccio con il pugno sinistro e faccio ruotare l'impasto, che poi ridistribuisco con il palmo della mano destra. L'idea è quella di simulare il movimento meccanico di un'impastatrice. Proseguo fino a quando l'impasto non diventa uniforme e le tracce di farina sono completamente scomparse. Sbatto poi l'impasto sul tavolo per ammorbidirlo, e questa è un'operazione che consiglio data la bassa idratazione dell'impasto e la sua naturale durezza. Infine eseguo la pirlatura dell'impasto chiudendolo prima del riposo. Utilizzo uno straccio bagnato per coprirlo in modo da evitare che la superficie si secchi e che quindi indurisca. Lo lascio riposare per circa 20 minuti e questo qui sarà il risultato. Superficie ancora non perfettamente liscia, e questo è normale. Bisogna lavorare l'impasto per pochi minuti prima del riposo successivo di 10 minuti. Rispetto a prima, affondo le dita nell'impasto, lo tiro e faccio le pieghe per catturare l'ossigeno nei buchi. Sbatto l'impasto sul tavolo per ammorbidirlo ulteriormente. Ancora qualche piega e faccio un altro giro con la tecnica del pugno e del palmo. Ancora qualche piega e quindi la pirlatura. Copro l'impasto con lo straccio bagnato e lo lascio riposare per ulteriori 10 minuti. Ora l'impasto risulta ancora più liscio e schiacciandolo la reazione è molto più buona. Lo lavoro ancora una volta prima del riposo finale di 5 minuti. Procedo essenzialmente con i polpastrelli per catturare l'ossigeno e fare le pieghe. Ultima pirlatura, copro con il solito straccio bagnato e aspetto 5 minuti. Quindi in totale 20 minuti, 10 minuti, 5 minuti, 35 minuti in totale di riposo. Ed ecco finalmente l'impasto, liscio, compatto ed uniforme. E ora prepariamo i panetti. Utilizzo la spatola per creare blocchi di impasto da circa 260 grammi. Ripeto l'operazione 5 volte e poi passo alla formazione dei panetti. Rispetto alle idratazioni più alte, l'impasto è sicuramente più duro e si fa più fatica a fare i panetti, ma questa è una cosa positiva, dato che i panetti non rischieranno di collassare nel corso delle 24 ore di maturazione, cosa che invece può accadere con idratazioni più alte. Ripongo così i panetti nel contenitore. A proposito, se dovesse servirvi uno simile, trovate il link nella descrizione di questo video. Allora ragazzi, lasciate un bel like se vi sta piacendo il video, altrimenti iscrivetevi al canale e cliccate sulla campana per non perdervi nemmeno uno dei miei prossimi video. Mi trovate su Telegram come Gigio Pizza, link in basso, e vi consiglio di entrare in questo gruppo perché potrete vedere clip esclusive ed avere un filo diretto con me. Quindi, come vi ho detto, i panetti sono perfetti e pronti per la stesura e la cottura. Raccolgo l'impasto facendo attenzione a non schiacciarlo e lo sposto in una ciotola per il bagnetto di farina. Pronti per la stesura? Allora, con le mani a forma di freccia parto schiacciando dal centro dell'impasto verso il bordo per aiutare la formazione del cornicione. Attenti a non schiacciare i bordi, fate in modo che l'anidride carbonica si muova sotto i vostri polpastrelli fino ad arrivare lungo i bordi. L'impasto è molto resistente, proseguo sia con la tecnica della stesura circolare per allargare il panetto che con quella dello schiaffo per finalizzarlo. Per una questione di praticità, adagio l'impasto direttamente sulla pala e comincio a condirlo. Aggiungo quindi un cucchiaio e mezzo di passata di pomodoro. Per evitare che la mozzarella si sciolga subito è fondamentale mettere un po' di pomodoro in più. Quindi riempio il disco con un movimento circolare. Dopodiché aggiungo la mozzarella all'incirca 70-80 grammi, ben bilanciata sul disco di pasta. Aggiungo poi il basilico fresco ed il mix di parmigiano e pecorino romano.
Ed ora allargo la pizza. Essendo stata farcita, è più semplice allargarla grazie al peso stesso dei toppings. Faccio attenzione a non schiacciare il cornicione e mi assicuro che sia tonda. E infine aggiungo l'olio disegnando il numero 6. È arrivato il momento della cottura nel forno ardore! State per assistere alla cottura integrale e senza tagli. Dopo i primi secondi il cornicione sembra già crescere bene. La fiamma è al massimo e adesso la abbasso per evitare che la pizza bruci, tanto ormai il forno è già bello caldo. Infatti la temperatura del cielo è più o meno intorno ai 500 gradi, mentre invece quella della platea, cioè del biscotto saputo, è intorno ai 450 gradi. Qui riscaldo il panino per evitare che la pizza si attacchi mentre la giro ed ora per l'appunto giro la pizza per assicurarmi che venga cotta uniformemente lungo tutta la circonferenza. La fiamma e la temperatura sono alte per ottenere una cottura in 90 secondi, però vi ricordo che la pietra non deve superare i 460 gradi, sia che si utilizzi il biscotto e sia che si utilizzi la pietra originale. Questo serve a non bruciare il fondo della pizza. Ed eccola pronta, in soli 81 secondi. È un peccato che su YouTube non si possano sentire ancora i profumi. Ed eccola in tutta la sua bellezza e bontà. Sotto non è bruciata e da come si piega direi che la pizza è decisamente morbida nonostante la bassa idratazione. Rispetto invece alle alte idratazioni sicuramente il cornicione è in alcuni punti più, come dire, scrocchiarello, croccante, cosa che piacerà sicuramente a molti di voi. Ed ora la leggendaria prova del taglio! Ma c'è un traforo nel cornicione e con questo posso sicuramente smentire chi sostiene che senza alte idratazioni non siano possibili grandi alveolature. Proviamo un'altra sezione. Stesso risultato, guardate un po'. Ed ora la prova dell'assaggio. Direi che la mia faccia dice proprio tutto, la pizza è decisamente buona. Allora lasciatemi un bel like se vi è piaciuto il video, altrimenti commentate e fatemi sapere cosa ne pensate dell'impasto, iscrivetevi al mio canale e cliccate sulla campana per rimanere aggiornati tutte le volte che caricherò un video. Ricordate di entrare nel mio canale Gigio Pizza su Telegram, vi aspettano foto, video e audio in esclusiva e un filo diretto con me che rispondo a tutte le vostre domande. Ricordate il mio corso di pizza in casa su Udemy, The Art of Pizza Making, un corso per ora in inglese, e infine sono su Instagram come Gigio Pizza e su Facebook come Impasto in Fuga. Ciao e alla prossima! We want to eat pizza. The room for pizza is always there, but your eyes are wide open for pizza. Ehi, dove andate? Stavo scherzando. Allora, mettete un like per farmi fare altri video, mi lasciate un bel commento, vi iscrivete al mio canale e cliccate sulla campana per le notifiche. Poi vi iscrivete al mio corso di pizza su Udemy, il link lo trovate nella descrizione, è in inglese. Poi mi seguite su Instagram come Gigio Pizza, su Facebook come Impasto in Fuga e qualunque pizza pubblichiate ricordate di usare l'hashtag Gigio Pizza. Ciao e alla prossima!